Stiamo diventando sempre più vecchi. Oggi noi anziani siamo 14 milioni di persone in Italia, su 60 milioni totali. È una cosa bellissima. Viviamo sempre di più. Pensate, negli ultimi 40 anni la speranza di vita è aumentata di 10 anni. Siamo anziani quando abbiamo compiuto 65 anni. Però siamo anziani ma non stiamo tanto bene, siamo molto acciaccati, il 70% di noi sono ipertesi, nel 70% siamo dislipidemici, colesterolo, trigliceridi, 20% siamo diabetici, 15% abbiamo un cancro, 15% abbiamo un infarto, un ictus e il 60% abbiamo qualche handicap, difficoltà a muoverci, a camminare, a vedere, a sentire, a comunicare. E il 90% prendiamo medicine tutti i giorni, eccetto le medicine per il sistema nervoso e i sonniferi, i tranquillanti, medicine per sopravvivere. È un affare clamoroso. È una cosa importantissima, l'economia è contenta, facciamo aumentare il PIL, più ci ammaliamo più aumenta il PIL. Cosa possiamo fare per contrastare questa finanza perversa? Possiamo non ammalarci. Il fattore principale il principale problema di sanità pubblica oggi è la cosiddetta sindrome metabolica, quello che i diabetologi chiamavano il quartetto mortale. La pressione alta, i grassi nel sangue che non vanno bene, la glicemia alta, l'obesità addominale. Chi ha 3 di questi fattori si dice che ha la sindrome metabolica. Chi ha la sindrome metabolica ha uno stato infiammatorio cronico che favorisce tutte le malattie di oggi, favorisce il diabete, favorisce l'infarto, favorisce il cancro, favorisce l'Alzheimer, favorisce la cirrosi epatica, la statosi epatica e tante altre cose. L'importante non è tanto l'obesità, la massa del nostro corpo, che sì è causa di malattie. Vedete, questo è l'andamento della mortalità in funzione dell'indice di massa corporea. E muoiono di più chi è molto magro e muore di più chi è molto grasso. Muore di meno chi ha un livello intermedio. Io sono qui all'estrema sinistra, per scendere al punto di minima mortalità dovrei mettere su 10 o 12 kg. In realtà quello che importa non è tanto l'indice di massa corporea, quanto proprio la circonferenza vita. Guardate come a parità di massa corporea, guardate come aumenta la mortalità in funzione della circonferenza vita. E allora io qua sto abbastanza bene perché sto all'estrema sinistra. La circonferenza vita e la glicemia di tutti questi fattori che abbiamo considerato sono i più responsabili dell'incidenza del cancro. Questi sono gli studi che abbiamo fatto noi sul cancro della mammella. Vedete, le persone che hanno la sindrome metabolica, cioè che hanno almeno 3 dei fattori della sindrome metabolica, hanno un rischio di sviluppare un cancro della mammella che è più di 2 volte superiore. E le donne che hanno sviluppato un cancro della mammella, se hanno la sindrome metabolica, hanno un rischio più che doppio di sviluppare metastasi. E il mondo medico ignora completamente queste cose qua, perché non c'è nessun informatore farmaceutico che porta sul tavolo del medico questi studi. Cosa possiamo fare? Possiamo fare noi. Possiamo rispettare il codice europeo contro il cancro, che è un lavoro fatto da un gruppo di lavoro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel quale abbiamo esaminato tutti
tutti gli studi sul rapporto fra alimentazione e tumori per giungere a dare delle raccomandazioni per i cittadini per ridurre l'incidenza del cancro. Ci sono le raccomandazioni sul tabacco, sul mantenersi snelli, sul fare attività fisica e le raccomandazioni alimentari, che sono queste. Basare la propria alimentazione sui cereali integrali, i legumi, le verdure, la frutta compresa noci, nocciole, mandorle. E la gente è stupita perché dice: ma come si fa a mangiare legumi tutti i giorni? Sono quelli che mangiano soltanto le lenticchie a Capodanno con lo zampone. Ma se ci pensate, fino a 70-80 anni fa, in tutti i popoli prima dello sviluppo dell'industria alimentare, tutti i popoli del mondo mangiavano cereali e legumi tutti i giorni. La nostra pasta e fagioli, la nostra ribollita, il couscous con i ceci nel Nord Africa, il riso con la soia in Oriente e così via. Era il nostro modo di mangiare, era il cibo dell'uomo. Il codice poi raccomanda di evitare le bevande zuccherate, limitare i cibi industriali che sono ricchi di zuccheri e grassi, evitare le carni lavorate, cioè i salumi da noi, e limitare il consumo di carni rosse. Abbiamo classificato le 500.000 persone che partecipano al nostro studio negli ultimi 30 anni, quasi 30 anni seguiamo 500.000 persone in Europa, se rispettano o non rispettano, quanto rispettano queste raccomandazioni. Ebbene, abbiamo visto che chi le rispetta muore meno di cancro, ma ancora più muore meno di infarto, muore meno di malattie dell'apparato respiratorio, di malattie dell'apparato digerente e di malattie infettive, perché se funziona l'apparato digerente funziona il nostro sistema immunitario e ci ammaliamo meno anche di malattie infettive. E guardate cosa succede alla sindrome metabolica. Questo è il rischio di sindrome metabolica in funzione del numero di raccomandazioni del codice europeo contro il cancro che seguiamo, e il codice europeo contro le malattie croniche, il codice europeo contro la mortalità prematura. E allora cosa dobbiamo mangiare? Dobbiamo mangiare i cereali integrali, le fibre. Questa è l'evoluzione della mortalità in Europa in funzione del consumo di fibre. Sulla destra ci sono quelli che mangiano più di 30 grammi di fibre al giorno, sulla sinistra quello che mangiamo abitualmente, cioè 10-15 grammi di fibre al giorno. Possiamo ridurre del 20% la mortalità mangiando le fibre. Possiamo ridurre la mortalità mangiando frutta e verdura. 5 porzioni al giorno di frutta o verdura diminuiscono del 25% la mortalità, a parità di età, a parità di tutti gli altri fattori che influenzano la mortalità. Noci, nocciole, mandorle, 15 grammi al giorno riducono del 20% la mortalità, quindi 5 mandorle a colazione, 5 mandorle a pranzo, 5 mandorle a cena. E come aumenta la mortalità in funzione del consumo dei salumi. 200 grammi al giorno raddoppiano la mortalità. E come aumenta la mortalità in funzione del consumo di carni rosse fresche, molto meno, ma comunque anche queste. Le carni rosse sono associate al diabete, sono associate all'infarto, sono associate al cancro dell'intestino e dello stomaco. E come aumenta la mortalità in funzione del numero di bicchieri di soft drink, di bevande zuccherate o dolcificate artificialmente. 2 bicchieri al giorno, 17% in più la mortalità nel nostro grande studio, ma 30% in più mortalità cardiovascolare. E quello che ci ha stupito un po' è che le bevande zero sono ancora più pericolose delle bevande zuccherate. E c'è ragione per questo. Ma non bisogna dimenticare l'attività fisica, perché qui si vede l'influenza della dieta mediterranea, la riga in basso, e dell'attività fisica. E vedete che più aumenta la dieta mediterranea, questa raccomandazione del Codice Europeo contro il cancro è fondamentalmente la dieta mediterranea tradizionale. Più aumenta la dieta mediterranea, più si riduce la mortalità. Ma se non fai attività fisica c'è comunque una mortalità piuttosto elevata. E se mangi molto male, comunque se fai attività fisica riduci il tuo rischio. Non bisogna dimenticare il tabacco. Questo è un grande studio su milioni di donne inglesi.
E vedete come aumenta, sono i tassi di mortalità in funzione dell'età. Più diventiamo vecchi, più aumenta la mortalità naturalmente, ma la linea di sopra è la mortalità delle fumatrici, la linea di sotto è la mortalità delle non fumatrici. Ci sono 11 anni di differenza tra di loro. Se fumiamo, mettendo assieme forti fumatori e piccoli fumatori, perdiamo 10 anni di vita. Ma non di solo pane vive l'uomo. Questo è un bellissimo studio fatto dai colleghi dell'Università di Harvard, che 40 anni fa hanno reclutato 120.000 infermiere negli Stati Uniti e questi infermieri ogni qualche anno compilano un questionario sulla loro vita, su quello che mangiano, sull'attività fisica. È stato uno studio importantissimo che ha dato tantissime informazioni utilissime per stabilire che noi possiamo ridurre l'incidenza delle malattie croniche almeno del 70%. Ebbene, ma nel questionario c'era anche una domanda che era: con quale frequenza vai al Tempio? Al Tempio perché sono cattoliche, protestanti, ebrei e altre religioni. E le infermiere che hanno risposto che vanno al Tempio 2 volte alla settimana o più, a parità di età, a parità di tabacco, di stile alimentare, di reddito della famiglia, a parità di attività fisica, a parità di indicatori di supporto sociale che sono fattori importanti per prevenire la morte, muoiono il 33% in meno. E cosa fanno queste infermiere quando vanno al Tempio? Verosimilmente pregano, fanno degli atti di devozione. La preghiera è un po' la forma occidentale della meditazione e gli studi su chi fa meditazione sono chiarissimi. Con la meditazione noi possiamo agire sul nostro DNA, non possiamo cambiare il nostro DNA, ma possiamo accendere o spegnere determinati geni. Decine di geni cambiano la loro attività dopo un'ora di meditazione e in particolare si spengono i geni dell'infiammazione che sono alla base delle malattie croniche di oggi. Un aspetto interessante di questo studio è che la protezione era molto più forte per le donne afroamericane che per le donne bianche. E cosa fanno le donne nere quando vanno in chiesa? Cantano i gospel e quando canti liberi la mente. E tutte le tecniche di meditazione sono delle tecniche per liberare la mente. Io ero molto colpito e stupito da bambino quando vedevo le mie vecchie zie che andavano a recitare il rosario tutte le sere. Che palle, dicevo, ma loro andavano a liberare la mente, loro andavano ad attivare il nervo vago, loro andavano a far funzionare bene il riflesso barocettore, andavano a ridurre lo stato infiammatorio. Non c'è niente che ci può garantire che vivremo a lungo e sani, ma possiamo fare molto per vivere a lungo e sani. Possiamo fare molto con il cibo che scegliamo, possiamo fare molto scegliendo il cibo e non la trasformazione industriale del cibo. Torniamo in cucina a cucinare. La gente dice che non ha tempo di cucinare e invece ha tempo di guardare i cuochi che cucinano in televisione. Possiamo fare molto con il movimento. Di nuovo la gente dice che non ha tempo di dedicare mezz'ora al giorno per una camminata veloce sulle mura di Siena. Abbiamo tempo. Basta spegnere la televisione, abbiamo tempo. Più si guarda la televisione, più si muore. Gli studi sono chiarissimi. E abbiamo anche la via spirituale, la via della meditazione, la via della gioia, la via del sorriso. Chi ha l'attitudine a sorridere muore meno. Ma se ci siamo già ammalati? E se ci siamo già ammalati possiamo tornare indietro. Alla Mausolea organizziamo questi periodi di 15 giorni, 21 giorni, dove praticare le tre vie per la longevità in salute. Otteniamo dei risultati fantastici sulla sistemazione di tutti i disturbi metabolici, della pressione arteriosa, del funzionamento dell'intestino e soprattutto
diamo la consapevolezza alle persone che possono avere più forza, più flessibilità e possono acquistare la fiducia che possiamo diventare vecchi e giungere a morire serenamente, senza malattie. Abbiamo questa possibilità ed è il regalo migliore che possiamo fare ai nostri figli, quello di non rovinare loro la vita dovendosi occupare per anni di un genitore con l'Alzheimer o di un genitore costretto a letto su una carrozzella o comunque che ha bisogno continuo di assistenza. Perché sapete, si parla tanto di diritto alla salute. Ebbene, noi non abbiamo nessun diritto alla salute, noi abbiamo la responsabilità della nostra salute, senza se e senza ma.